Abbiamo investito in 7 aziende di payroll. Siamo l'investitore globale più attivo nel settore payroll. Penso che alcune valutazioni da centinaia di milioni siano difficili da spiegare, di sicuro. Hai perso alcune opportunità, puoi dirmi una grande occasione persa? Ho incontrato molto presto uno dei cofondatori di Instagram e avevo già fatto un social network prima e per qualche motivo non l'ho capita. Quando sono a San Francisco e ceno con i miei amici, torno sempre carico da queste cene. E penso, non sto facendo abbastanza. Lui è Ade, cofondatore di Base10, uno dei fondi più importanti di venture capital a San Francisco, che ha investito in diverse startup di successo come Notion, Figma e anche l'italiana JetHR, tutte e 3 aziende in cui ho fatto un video. Ade nel 2022 è diventato il primo uomo di colore a guidare un VC con più di $1 miliardo in gestione, che nel 2025 sono raddoppiati a circa 2 miliardi. Infatti Ade ha origini nigeriane da parte di padre, anche se poi è cresciuto in Spagna. Tra l'altro questo non è il primo video a tema VC che faccio, perché sul canale trovate anche l'intervista a Founders Fund, forse il fondo di VC più prestigioso in assoluto. Come molti investitori, Ade anni fa era anche un fondatore e da giovanissimo in Spagna ha lanciato Twenty, il Facebook spagnolo, che ha venduto per $100 milioni nel 2010. A connettermi con Ade è stato proprio Marco Yengo, fondatore di JetHR, e grazie a lui mi sono fatto questo viaggetto a San Francisco per scoprire il dietro le quinte del venture capital. E ho iniziato proprio chiedendo ad Ade quali fattori critici tiene in considerazione quando deve investire. Cosa cerchi in un fondatore quando devi investire in un'azienda? Se devo riassumerlo in una parola, è passione. Voglio persone davvero appassionate a ciò che stanno costruendo in modo ossessivo. Voglio anche vedere da dove viene quella passione e ovviamente vogliamo un grande business in ogni azienda. Quindi tutto questo deve esserci, ma soprattutto quando investiamo early, la persona e la sua passione superano quasi tutto. Dai più importanza alla persona, al fondatore o al business e al mercato? Devono esserci entrambi, ma dipende dalla fase. Noi investiamo da seed a serie B, questo significa 0 fatturato, 1 o 2 milioni o dai 5 ai 10 milioni. Quando siamo alla serie B, vicini ai milioni di fatturato, siamo investitori molto business driven. Ciò che ci appassiona è l'automazione dell'economia reale. Perché vuoi davvero costruire software per parrucchieri? Andiamo nel mercato dei parrucchieri. Cos'è il software di procurement e cosa usano per il payroll? E andiamo molto a fondo e tutto deve essere verificato, ma quando ci sono 1 o 2 persone e un'idea, la definizione del mercato è importante, ma sappiamo che cambierà. Certo. Quindi per Ade più una startup è grande e strutturata, più è importante il suo business e il mercato in cui si trova, mentre più una startup è giovane, più sono importanti i suoi fondatori. E aggiungo una cosa interessante. A causa dell'AI, vedi aziende che fanno 10 milioni di fatturato, con molto prodotto costruito e hanno 18 mesi o 26 mesi, quindi il segnale del fatturato conta ancora meno, il che mette più focus su... Certo, sembra che facciano logistica, ma forse finiranno per fare trasporti, quindi sto scommettendo sul team. E le red flag? Magari cerchi su internet, vedi possibilità in grandi aziende nel mondo, o qui incontri i fondatori e pensi «Oh no, c'è una red flag, non posso investire». Cerchiamo di essere molto aperti e autentici su cosa crediamo e cosa ci piace. Tipo automazione per l'economia reale. Abbiamo investito in 7 aziende di payroll. Siamo l'investitore globale più attivo nel payroll. Non è come andare su Marte. Per molti è tipo perché sei appassionato a questo? E noi lo siamo davvero. Quindi diciamo no, questo è super interessante. Vedi molti fondatori per cui ciò che ci interessa non è ciò che interessa a loro. E dicono, sì, stiamo applicando questo alle costruzioni, ma quello che sto davvero costruendo è un motore AI. Non mi interessa che sia usato nelle costruzioni ora. Ok. E poi siamo molto concentrati. Abbiamo un portfolio piccolo per i nostri fondi e investiamo molto in quelle aziende e settori. Ci sono fondatori che preferiscono lavorare con molti fondi più grandi, più veloci, in un modo che forse non è il nostro approccio. Siete generalmente il lead investor? Sempre lead. Sempre lead. Qual è la dimensione media dell'investimento? Dipende, cerchiamo sempre di ottenere tra il 15 e il 20% dell'azienda. Ok, capito. E al seed può significare 1 milione o 2. Una serie B può anche essere 20 o 40. 20 o 40. Ok, per chi non dovesse essere avvezzo al mondo delle startup, vi spiego come funzionano i round. Una startup che ha solo un'idea di solito raccoglie un pre-seed. Pochi soldi, quanto basta per finanziare un minimo viable product, ovvero un prodotto che abbia requisiti minimi per testare il mercato. Una volta validato il mercato, si raccoglie per il seed round. Questa volta un po' più di soldi per finanziare il vero prodotto e dimostrare di avere una vera product market fit. A quel punto si passa al round di serie A, ancora più
più soldi necessari per scalare l'azienda. Dopodiché l'obiettivo rimane scalare e i round continuano con tutte le lettere dell'alfabeto. Base 10 si concentra sui round di seed, serie A e anche serie B. Come gestisci tutte queste aziende AI? 2 anni fa era impossibile, ma ora hai 2 ragazzi che da un giorno all'altro fanno 10 milioni. Stai cercando di capire quali hanno valore? Perché può succedere che il giorno dopo tutti se ne vadano, sai? È un mondo nuovo e stiamo ancora cercando di capirlo, ma per contestualizzare, ho lanciato un'azienda AI, la chiamavo Machine Learning, avrei dovuto chiamarla AI nel 2010. Ed eravamo ossessionati dalla classificazione dei dati dei job title. La gente diceva "e quindi?" E non c'era davvero interesse per data science, machine learning. DeepMind fu acquistata nel 2015 per 500 milioni, che oggi è meno di alcune serie A. Abbiamo avviato Base 10 nel 2017, originariamente ero chiamata Apple AI per l'economia reale, e il feedback degli LP era tipo Applied AI è molto ristretto. Pensa a qualcosa di più grande, quindi l'abbiamo chiamata automazione. Guardi alcune delle cosiddette aziende noiose del nostro primo fondo del 2018. Ce n'è una fantastica, si chiama Wowflow. Fanno solo pulire i dati per i ristoranti per mettere i menu online. Come dici tu, ciò che è cambiato è l'accelerazione. Ora il 70% delle aziende del nostro portfolio sta crescendo più velocemente che mai, lanciando prodotti più rapidamente perché c'è più domanda, ma anche contabilità la costruisco in 2 mesi. Al mio team di ingegneri ci sarebbero voluti probabilmente 2 anni, una differenza così grande. Quindi forse passiamo meno tempo a pensare ehi, questo approccio AI è 10% migliore di quest'altro? Ed è più, non so, forse domani qualcuno trova qualcos'altro. Ma ho appena passato 1 ora a parlare col loro cliente più grande e dicono tipo amico, non so, mi piacciono davvero questi ragazzi, sono qui, se li chiamano alle 23 mi aiutano con qualsiasi problema nel sistema. Questo è buono. Quindi questo è più un segnale. Alcuni dicono sì, siamo in una bolla AI, è normale. Cosa ne pensi? Non hai paura di investire a valutazioni troppo alte? Siamo un fondo interessante, il seed è salito del 30-40% negli ultimi 5 anni. Alla A e alla B rimane più o meno uguale e il motivo è che siamo così business driven, concentrati su poche cose, che oltre l'80% dei round che chiudiamo sono preempted, quindi non vanno al mercato, parliamo con l'azienda da molto tempo, non tutti, e cambia. Per essere chiari, ci stiamo perdendo molte opportunità, perché quando il momento è tipo quello che diciamo qui è ehi, dove sono i ragazzi noiosi, il momento è hot, è troppo tardi. Ok, Ade sta dicendo che sì, è vero, a causa dell'AI i prezzi sono pompati, ma Base 10 è così precisa nei suoi prerequisiti che investe solo in alcune startup specifiche, lasciando perdere quelle pompate con l'hype anche a costo di perdersi grandi occasioni. E vengo da un posto non molto tecnologicamente avanzato, è Malaga. Sì, e mio padre è nigeriano ed ero il più grande nerd crescendo a Malaga negli anni 90 e tutta la vita ho sentito dire che internet è una bolla. Questo non è un lavoro vero, cosa stai facendo? E un po' di questo resta dentro. Il mio modo di vederla è, sì, in qualsiasi momento ho avviato la mia prima azienda nel 2005, sai, 20 anni fa. Ho visto alcune cose in prima persona. 2 o 3 volte siamo stati in una bolla, ma era un massimo locale. Poi scende un po' e il prossimo sale ancora più su. Quindi tendo a pensare, certo, penso che alcuni seed da 100 milioni siano difficili da spiegare? Di sicuro. Ma allo stesso tempo potremmo essere in un mondo tra 5 anni dove settori come l'agricoltura in Nigeria usano l'AI? Sì, penso sia del tutto possibile. Sul lungo periodo, che dire dei founder europei contro quelli americani? Il titolo è che il gap si sta chiudendo. Non credo ci sia mai stato un grande gap di competenze. Tecnicamente i fondamentali, sai, uno della Bocconi e uno di Harvard. La differenza nelle capacità interpersonali c'era. Sai, nella mia generazione, per essere un bravo studente in Spagna, facevi quello che ti dicevano, memorizzavi. Professore tipo super tradizionale, i leader delle aziende erano tipo quello è il ragazzo giovane e aveva 55 anni, quindi c'era quello e poi venivi qui, ti sentivi tipo devo chiedere permesso e non era così, tipo non è il sistema educativo qui. Per me molti founder europei e latinoamericani della mia generazione eravamo i risk taker, eravamo già quelli
che avevano deciso di trasferirsi qui. Comunque c'era un gap rispetto a un Sam Altman ed è tipo, oh sì, perché non possiamo costruire l'AI? E penso che quello si stia chiudendo e parte di questo sono i social media. Io cresciuto a Malaga rispetto a qualcuno che è cresciuto a Palo Alto negli anni 90, molto diverso da qualcuno che cresce a Malaga e a Palo Alto ora, perché entrambi guardano YouTube, entrambi parlano con ChatGPT. Da dove viene l'educazione e la formazione personale è molto diverso e lo vedo nei founder. Vengono qui ed è più tipo, no, so che è fattibile. Sono tipo, sì, posso assumere tutte queste persone. Penso, da quello che vedo, c'è questo fake it until you make it. E almeno dall'Italia tutti si sentono in colpa a farlo. Tipo, non puoi vendere quello che non hai. Quindi so che se incontro un americano che mi vende qualcosa, lo sottovaluto sempre. Ma se incontro un italiano che mi vende qualcosa, ci credo al 100% perché sai che ce l'ha. Forse ci sono anche Penso queste sia cose. chiaro. L'arte di vendere. E sai, se pensi a due delle migliori aziende dei nostri tempi come SpaceX e OpenAI, una sta costruendo l'AI, l'altra va su Marte, ma se guardi il loro P&L, niente a che fare oggi con andare su Marte o l'AI. Ma va bene, ci arriveranno? Ma sì, se in Italia o in Spagna dici tipo, ehi, vado su Marte, cosa c'è che non va in te? Come dicevamo, Ade, prima di occuparsi di venture capital, è stato anche un imprenditore di successo, un percorso tipico per chi fa VC. Nel 2005 Ade cofonda Twenty, un social definito il Facebook spagnolo, che ha venduto nel 2010 per 100 milioni di dollari. Successivamente cofonda Identified, dove applica il machine learning al mondo HR per la profilazione di potenziali candidati. Anche questa è stata acquistata nel 2014 per circa 30 milioni. Ade ha anche contribuito a lanciare Cabify, un competitor di Uber, e infine nel 2017 ha lanciato Baseden. Cosa hai imparato durante i tuoi anni da imprenditore che ora applichi alla tua vita da investitore? Molte cose. Direi che una cosa che dico a ogni founder con cui lavoro, anche founder che lavorano in spazi dove ho costruito prodotti come JetHR, quando ci incontriamo la prima volta si aspettano che abbia molte opinioni sul prodotto, sul mercato e sulla tecnologia perché l'ho costruito e dico sempre non ne ho idea. Sono stato un founder, so che ci pensi anche nel sonno e io no. Ti dirò come utente tutto quello che credo, ma tendo a essere uno dei VC meno invadenti su prodotto e strategia e meno richiesto. Sono un founder, ho solo fondato un fondo VC e ancora oggi è tipo stiamo spaccando, abbiamo finito, stiamo spaccando, abbiamo finito. Quindi dico sempre, penso che sia la cosa più importante. Dimmi se vuoi parlarne e spero arriviamo al rapporto dove puoi dirmelo. Questa è una cosa. E poi l'altra è quanto lo vuoi. Quando arriviamo a un deal molto competitivo e molti investitori chiedono come lo vincete? È tipo, lo volevamo davvero. Quindi ci presentiamo e penso che i founder lo leggano. Ed è tipo, non so se il prodotto di quel tizio è migliore, ma lo vuole davvero. E questo conta generalmente molto. C'è qualcosa che hai imparato ora come VC che quando eri imprenditore pensavi perché sta succedendo questo? Ottima domanda. Molte cose, direi tatticamente e strategicamente. Tatticamente penso sempre, cavolo, vorrei sapere come funzionano i VC ora. Avrei raccolto molti più soldi, avrei assolutamente ottenuto soldi per molto di più. È un po' uno scherzo, ma non del tutto. Cerco di aiutare molto i founder con questo. Spesso tipo, raccoglieremo il prossimo round e ottengo la presentazione e vengo qui, cambia queste 3 parole. Tipo, fidati, sono i VC, pensiamo tutti allo stesso modo. Ma più profondamente penso che come founder hai una visione a tunnel. E i migliori founder che ho incontrato avevano ancora più visione a tunnel. Qui sono così ossessionati che sì, certo, potrebbero leggere di filosofia, ma no, l'unica cosa che gli interessa è il design. Stop. E non puoi davvero parlare col founder di altro. E all'inizio pensavo, è limitato, e poi ho pensato, no, non sono abbastanza ossessionato. Quella è una buona caratteristica, ma ha una trappola all'inizio. È utile per un founder fare un po' di zoom out. E dico, ehi, perché non parli con questi altri 2 founder? Così senti da qualcun altro come si sentono riguardo all'AI o come i loro clienti parlano di questo. E potrebbe metterli in una direzione un po' diversa. Se potessi ricominciare e creare una startup oggi, cosa faresti? Oh, è Ci una pensi bella a volte? domanda. Lo sogni? Ci penso sempre. Non lo so. Penso che ci siano cose molto interessanti in corso. Sì, quando applichi i dati a cose diverse.
e tendo a pensare molto macro. Ad esempio, ti dirò 2 spazi dove non facciamo necessariamente molto, ma penso saranno completamente trasformati. Uno è cosa succede quando applichi i dati alla salute, in particolare con la genetica, penso sia il più grande problema di sempre. E quando lo applichi anche alla fornitura di cibo, penso che puoi aumentare l'umanità enormemente senza fare nulla di assurdo. Ad esempio, ehi, Ade, più Instacart, cambierai la tua dieta. E improvvisamente sei tipo 25% più produttivo. Penso che ciò che sta accadendo a livello nazionale sia interessante perché per la prima volta vedo paesi in Europa in particolare che capiscono davvero che energia, difesa, infrastrutture, queste cose stanno cambiando. Saranno soluzioni tech first. Se fossi un founder in Europa, guarderei letteralmente il budget del mio paese. Ad esempio, dove deve andare questo che sarà tech first nei prossimi 5 anni? E forse costruire un'azienda attorno a quello. E hai mai pensato di fare qualcosa in Spagna? Da italiano guardo sempre cosa succede qui. O ci sono così tante cose che possiamo fare in Italia, ma forse non abbiamo soldi VC o non abbiamo il network, quindi a volte penso sia impossibile. E tu? C'è un motivo per cui mi sono trasferito qui. Abbiamo attualmente 2 aziende in portfolio in Spagna. Penso che le possibilità di fare cose nel sud Europa accelerano enormemente. Guarda, ho un interesse in questo. Ovviamente sono spagnolo, tonnellate di connessioni italiane, mia moglie è greca, quindi tifiamo per il sud Europa, ma davvero c'è più denaro, c'è più volontà e di nuovo non importa quanto siamo conservatori in quei paesi, le cose dovranno cambiare. Investitori come Ade hanno spesso una grande parte del loro patrimonio sbilanciata sulle start-up. È la deformazione professionale dell'imprenditore. Ma se voi volete essere bravi investitori, dovete investire in tutte le asset class e per questo Trade Republic è lo strumento perfetto. Io lo utilizzo da sempre per investire ed è un mio partner da tanti anni. Da poco ha creato un'interfaccia che divide in maniera molto chiara le asset class. Azioni ed ETF da una parte, obbligazioni e titoli di Stato dall'altra, private equity in un'altra sezione e adesso si aggiunge anche il nuovo crypto wallet. La parte di crypto è diventata molto più completa. Hai un vero wallet integrato da cui puoi trasferire, ricevere e gestire oltre 50 criptovalute senza commissioni aggiuntive o tra i costi di rete della blockchain. Se avevi già delle cripto su Trade Republic, ora le vedrai qua dentro. Inoltre potrai pagare con il saldo cripto utilizzando la stessa carta che hai già. Scegli tu se pagare in euro o in cripto e su quelle spese ottieni il 2% di crypto saveback nel tuo piano di risparmio, fino a 1.500 euro al mese. Puoi fare anche lo staking per ottenere ricompense aggiuntive e fino al 14 dicembre c'è anche il bonus dell'1% su tutte le nuove cripto che trasferisci nel wallet e che mantiene almeno 2 anni. Se vuoi provarlo è facile, ti lascio il link in descrizione e anche nel QR code che vedi. Ci sono grandi errori che hai fatto durante la tua carriera da VC? Sono tanti, ma i 2 principali, ti dirò uno che è conseguenza e uno che è causa. La conseguenza è aver lasciato andare grandi aziende, davvero ottime, di cui mi vergogno. Sono tipo, aspetta, Hai avuto la possibilità di investire? sì, e penso, a cosa stavo pensando? Adoro questo tizio, perché non ho investito? E arrivo alla causa. Uno dei motivi per cui amo lavorare col mio team è che sono migliore quando editato, sono migliore a dire le cose ad alta voce ed è divertente. Tutti nel mio team mi spingono tantissimo. Anche i investitori junior che lavorano per me mi prendono costantemente in giro ed è fantastico perché davvero dicono no, Ade, non stai rimanendo fedele a ciò in cui credi davvero e fidarti del ehi, pensi che quella persona sia fantastica, alla fase iniziale in particolare ci vai. E dirò un'altra cosa, è successo raramente, ma una cosa su cui non voglio mai scendere a compromessi è che mi piacciono i founder super diretti e trasparenti ed è molto più divertente lavorare con loro. Perché comunque, anche nelle migliori aziende, le cose saranno terribili a un certo punto. Preferisco qualcuno che mi urla contro. Ieri parlavo con questo founder che è uno dei miei amici più cari e ogni volta che parliamo di business finisce sempre per urlarmi contro. E gli dico sempre, ehi, se non sapessi che siamo amici e che gli piaccio, penserei che non gli piaccio davvero. Ok. Ma è così appassionato che finisce a è questo, è quello, e lo sapevo. E dico ok, ci arriviamo. Quindi preferisco quello che quando non riesci a connetterti davvero. Quindi dici che hai perso alcune opportunità. Puoi dire una grande occasione persa? Ho incontrato molto presto uno dei cofondatori di Instagram.
e avevo già fatto un social network prima e per qualche motivo non l'ho vista. E il contrario? C'è un'azienda in cui forse non credevi davvero o forse non lo sapevi ma hai investito e poi è diventata enorme? Tante, ma direi 2 che mi vengono in mente sono Instacart e ShipBob, dove ho incontrato i founder molto presto. Ti ho chiesto degli errori. Ora lasciami chiedere delle cose fantastiche. Anche se la fortuna è coinvolta, c'è qualcosa in cui dici "Oh, questa è la cosa in cui ero davvero bravo e ho fatto qualcosa di grande"? Cerco sempre di tornare all'inizio e penso che sono cresciuto in circostanze uniche, perché ho passato i primi 8 anni in Nigeria, ero istruito a casa, questo mi ha permesso di seguire percorsi non comuni. E quando sono andato a scuola ero già un tipo un po' strano. Questo mi ha dato più libertà di essere diverso e non penso che mi sarei messo a imparare a programmare, che è successo perché ero appassionato di giochi e iniziando quei giochi penso insegni sia i fondamenti dell'AI che il design. Quello è stato chiave, soprattutto per la mia prima azienda. Ancora oggi ho opinioni molto forti sul design e su come i dati dovrebbero essere applicati, ma tutto torna all'inizio. Allo stesso tempo, mia madre in particolare diceva che tutta quella roba non conta, contano solo le persone, quindi mi ha bloccato il computer per 2 anni da adolescente. In giovane età, per qualche motivo, ho passato molto tempo a pensarci. Più tecnologia abbiamo, più è tutto sulle persone. Se devi dare un consiglio a un founder europeo, se voglio essere un founder, cosa dovrei fare? Penso che essere qui per un po' sia importante. Uno dei miei migliori amici, uno dei più grandi VC della nostra generazione, dice che le città ti sussurrano. Sono appena tornato da Malaga per l'estate e diverse volte stavo lavorando e i miei amici del liceo tipo Ade, prendiamo in spiaggia? Perché non ci sei? E Malaga mi sussurra, ehi, connettiti. Stai con la tua famiglia, con i tuoi amici, è super importante. Quando sono a San Francisco e ceno con i miei amici, ho una cena il sabato con un gruppo di ottimi amici e so che torno dalla cena carico. E penso, non sto facendo abbastanza. Sì. E San Francisco è l'unica città che lo fa. Ho già passato un mese a New York e nella mia mente New York era eccitante come San Francisco, ma in realtà no. Tipo un giorno qui la mia mente è esplosa di nuovo, solo un giorno, pazzesco cosa succede qui. Sono pienamente d'accordo, gioco a calcio la domenica con un gruppo di founder YC e roba del genere. A ogni pausa, quindi i Eleven Labs, tipo... Oh sì, sì. Penso sia importante averlo per un po'. E poi puoi tornare, fare le cose e venire 2 volte l'anno. Altrimenti, se lo fai troppo, c'è troppa paura di perdersi qualcosa e finisci per dare troppa attenzione al rumore. Sì. Perché ci sono anche molte cose. Hai qualche strategia per distinguere? È molto difficile, soprattutto nel VC, ma parliamo molto di YOMO, la gioia di perdersi qualcosa. E parlo molto con i numeri, col team. Siamo 28 persone, 11 investitori. E penso che senza essere settoriali, siamo probabilmente il fondo più thesis driven nella fase iniziale. E anche con il nostro focus ci sono ancora troppi deal. Guardo la mia pipeline quest'estate per vedere quali aziende incontravo mentre ero a Malaga, perché eravamo chiusi per 2 settimane, ma incontravo comunque aziende e abbiamo 50 aziende in pipeline per queste 2 settimane che triplicano il fatturato nei nostri settori. Come posso non investire? Capito? Grazie mille. Piacere assoluto. È proprio vero, ogni volta che vengo qui a San Francisco trovo un'energia diversa. Sembra veramente che stiano vivendo in un nuovo rinascimento e che in questa città si stia costruendo il futuro. Non a caso le principali società di AI, compresa Anthropic, in cui ho girato un video, sono proprio là. Probabilmente questa sensazione, come abbiamo detto, è dovuta anche al fatto che in realtà questo mercato è estremamente in bolla. Però San Francisco lo sa e strutturalmente investe in queste bolle sapendo che nel breve scenderanno, ma come per internet sul lungo termine avranno comunque ragione loro. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Si parla molto poco di questi argomenti, quindi è stato veramente un insight esclusivo poter parlare con Ade, quindi ringrazio di nuovo JetHR e se non l'avete visto guardate anche il video con JetHR. Ciao!